Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi registro dalla postazione che non è la solita, ma uso il garage dove faccio di solito gli spacchettamenti più grossi perché, come sapete, sto rifacendo lo studio che è di là. Ma volevo fare questo video perché devo farvi vedere un prodotto che è su Kickstarter che fra 3 giorni andrà in esaurimento, quindi devo farvelo vedere subito e ho improvvisato questo video la bene meglio. Vi faccio vedere oggi della Divum il nuovo Pixo 16. Avevo già fatto un video del mio vecchio Pixo, adesso hanno presentato questo che è una versione diciamo smart connessa al wifi, molto social, molto per youtuber o comunque anche videogiocatori, ma per un sacco di anche altre applicazioni, come ad esempio metterlo sulla scrivania per mettere il logo aziendale o replicare in un negozio il logo della vostra insegna. Insomma, potete comporre poi con l'applicazione di Divum a mano tutti i loghi, tutto quello che volete. C'è dietro una community che non finisce più di roba già pronta, ma questo prodotto, la novità è che si connette al wifi e in tempo reale tiene aggiornato ad esempio il conteggio degli iscritti su YouTube, Twitch, altri social, TikTok, alcune sincronizzazioni su dei videogiochi, insomma molto più smart dei vecchi dispositivi che non erano connessi. Prenderà probabilmente il posto del mio nuovo studio, ma non posso spoilerare nulla. Adesso lo apriamo, lo proviamo e vediamo cosa può fare. Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su Instagram Massidattoli, perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Eccolo qua in anteprima, è un prototipo ma versione definitiva, Pixo 16, solita confezione curata della Divum. Abbiamo già l'anteprima del prodotto, quello che può fare principalmente come conteggio dei social media e altre cosine che vedremo dopo. Le descrizioni in varie lingue, non c'è l'italiano. Quindi apriamo la confezione. Eccolo qua, a scorrimento, confezione molto elegante, nera opaca con la scritta in bassorilievo Divum, protetta da spugna sulla parte superiore. Guardate che cura nei dettagli, niente male per un prodottino che comunque non ha un prezzo esorbitante. Qui abbiamo il nostro dispositivo 16x16, cornici piccoline, neanche troppo grosse. Sul retro abbiamo la possibilità di appenderlo a parete con un tassellino o un chiodino, oppure di prendere lo stand, incastrarlo qui e appoggiarlo a tavolo. Ingresso per la Type-C, quindi non più micro USB ma Type-C. Qui abbiamo pulsante laterale di accensione e pulsante della luminosità. Non abbiamo altro. In confezione troviamo il manuale, dei simpatici sticker da appiccicare in giro e qui troveremo ancora il cavo di alimentazione, quindi anche loro hanno abbandonato la vecchia micro USB per dar spazio a una moderna Type-C. Molto morbido, rivestito da questa trama in tessuto, 1,5 m. Ok, lo alimentiamo con un caricabatteria tradizionale non incluso in confezione. Lo alimentiamo, connettore non semplicissimo da mettere, ma abbiamo poi un LED che indica la corretta alimentazione. Cerchiamo e installiamo l'applicazione ufficiale Divum Pixel Art Editor. Una volta entrati e creato il vostro account vi trovate una panoramica del genere dove abbiamo qui tutta la galleria, c'è una community dietro a questa pixel art veramente infinita ma proprio nel vero senso della parola. Ci spostiamo a sinistra su Esplora, aggiungi dispositivo, annulliamo la ricerca Bluetooth, ci spostiamo in Wi-Fi, chiede di passare al Wi-Fi, diciamo ok, abbinamento non riuscito, Pixo 16. Dice di alimentarlo e di vedere questa icona di accoppiamento sul display. Andiamo avanti. Chiede se mostra questa animazione, gli diciamo di sì, confermiamo. Identifichiamo la nostra rete wifi da 2,4 GHz a cui si deve connettere e mettiamo la password. Lui va avanti nella configurazione. Vedete che qui sul display compare pair perché sta facendo l'accoppiamento al wifi. Notifica subito un aggiornamento del firmware del dispositivo dopo che lui si è connesso dando conferma con ok a display. Aggiorniamo, vedete che compare questa simpatica animazione con la percentuale del download. Ok, prodotto aggiornato, possiamo cliccare inizia.
tasto display serve per cambiare tipo di effetto visivo o per farlo rimanere completamente nero. Il tasto d'accensione serve ovviamente per accenderlo e spegnerlo. Non abbiamo parlato di dimensioni reali, è un prodotto, un quadrato da 20x20, spesso 2 cm. Ok, proviamo subito qualche, vedete che ha anche la funzione termometro. Ci spostiamo qua su canale, abbiamo tutte le varie opzioni, possiamo quindi gestire degli orologi con dei social, il canale a cui ci dobbiamo collegare. Proviamo ad esempio a collegarlo al mio account YouTube. Entriamo in tutte le visualizzazioni, possiamo ad esempio scegliere YouTube account, possiamo gestire la sincronizzazione con uno specifico video o con un account. Con il video semplicemente basterà entrare qui e fare tutte le personalizzazioni di conteggio delle view, conteggio dei like, conteggio dei commenti, e in video ID basta semplicemente fare una ricerca dove ad esempio andiamo a cercare i video di Massidattoli e vedete che escono fuori tutti i miei video. Basta scegliere quale video applicare per il conteggio display, oppure possiamo andare in YouTube account, cerchiamo il canale con lo stesso sistema, cerchiamo Massidattoli, ne troviamo solo uno, diamo completato, possiamo tenere le visualizzazioni e gli iscritti o solo uno o solo l'altro e diamo applica. Lui si sincronizza. Escono fuori i miei iscritti che sono 42.300, perfettamente sincronizzato, e le visualizzazioni che non sono molto comprensibili perché scorrono i milioni di visualizzazioni che ho fatto nel display. Ma mi faccia il piacere! Quindi possiamo rientrare in YouTube account, togliere ad esempio il conteggio delle view, applicare. Si sincronizza e rimane solo il numero degli iscritti. Questa è una cosa che sicuramente per creatori di contenuti eccetera molto comoda. Abbiamo anche la sincronizzazione con Twitch, con Twitter e con TikTok. Al momento come social abbiamo questi. Come prodotti finanziari, quindi per tenere traccia di criptovalute eccetera, abbiamo Bitcoin, US Stock -2, Exchange Rate e Cyber Currency. Oppure come giochi abbiamo la sincronizzazione con League of Legends, Overwatch e Fortnite. Poi abbiamo tutte le varie funzionalità di orologio e temperatura che abbiamo visto prima, ce n'è 50.000 tipi, vedete? Abbiamo anche dei tool per l'orologio Fitbit o per delle personalizzazioni custom. Anche lì, come vi dicevo prima, essendoci dietro una community molto importante e infinita, avremo la possibilità di trovare nuovi contenuti, nuove visualizzazioni da mettere sul dispositivo che saranno infinite e dureranno per un sacco di tempo. Quindi molto social. Parlando di alimentazione, tutto ovviamente un dispositivo che va lasciato alimentato perché ha un wifi a bordo. Se stacchiamo il cavo, lui si spegne, non ha batteria interna. Adesso guardiamo la campagna su Kickstarter perché sta per scadere. Perfetto, questa è la pagina del prodotto su Kickstarter, veloci perché mancano 3 giorni alla fine, hanno già raccolto tutto quello che gli serviva e molto di più per procedere con la produzione. Qui abbiamo un piccolo video che ci mostra le funzionalità del prodotto, la storia della campagna, gli aggiornamenti, le domande, i commenti, potete dare un'occhiata a tutto quanto. Una cosa importante, Kickstarter è una piattaforma molto sicura, come anche la ditta Divum che produce tutta la linea dei Pixo. Hanno fatto questa campagna di raccolta fondi per essere aiutati nella produzione in pratica. Tutte le caratteristiche del prodotto che abbiamo appena visto, qui abbiamo la composizione del prodotto, insomma trovate tutta la storia in questa pagina molto completa. Come facciamo a comprare il prodotto? Dobbiamo sostenere questo progetto. La prima ricompensa più economica è quella da circa 63 euro per aggiudicarsi il prodotto, che richiederà una spedizione di circa 10 euro. Ci sono ancora un centinaio di prodotti disponibili, dopodiché passerà alla seconda fascia da 68 euro. Quindi affrettatevi. Bene, ve l'ho fatto vedere velocemente, molto carino, piccolino, non è tanto grosso, soprattutto è molto fine, i prodotti vecchi erano un po' più spessi. Come abbiamo visto, fra 3 giorni finisce, quindi affrettatevi perché dopo costerà di più e se vi serve è il momento giusto per acquistarlo. Se questo video improvvisato vi è comunque piaciuto, un bel like, iscrivetevi al canale, ci vediamo nei prossimi video dove magari riuscirò a registrare nello studio definitivo. Ciao da Massidattoli!